Ciao a tutti ragazzi, io sono Lady Miku e oggi siamo tornati su Danganronpa Goodbye Despair. Ci eravamo lasciati che c'era questa festa che voleva fare Usami, di cui ancora non mi fido molto, però se davvero è buona mi sta iniziando a piacere. Vediamo un po' come va sta festa e vediamo un po' se il caro Hajime ha voglia di accettare l'invito del povero Nagito. Andiamo. Ma io sono ancora al proloco e ciao! Non andrai a nuotare? No, è più divertente calpestare i granchi che camminano sulla spiaggia. Più parlo con questa, più la mia sanità mentale scende del 20%. Ehi, tu non vai a nuotare? Eh? Davvero me lo chiedi perché? Beh, perché non sei nata a cambiarti con gli altri. Non ho bisogno di cambiarmi. Tutto quello che devo fare è togliere i miei vestiti. Se ti senti libera tu e non in imbarazzo, per me va benissimo. Non c'è modo che io indossi un qualcosa di così imbarazzante come il costume scolastico. Ma! Ciao! Usami, da dove spunti? Comportamento vergognoso! È un genere no, 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 no. Se tu vuoi andare a nuotare devi mettere il costume da bagno, ecco. Povera cane. Tu non vai a nuotare, Hajime? Hajime non vuole far niente e io che ci devo fare? Come posso convincerti a credermi? Beh, non credo che ci sia un modo perché io ti creda. Beh, in effetti... Che è successo? Sono tornati tutti? Come sono tornati tutti? Ho visto il gruppo intero in costume da bagno entrare nell'oceano e giocare tra di loro a schizzarsi. Oh! Fermi! Fermi tutti, fermi, fermi! C'è un tipo che è angoscioso, però non vedo i buchi. Ah no, i buchi là. Il cuoco Teru Teru mi sa... No, no, non l'accetto. Sonia, nevermind, sarà meglio che tu stai lontano da lui, essendo che sei in costume. Io non voglio avere niente a che fare con una qualche perversione. Io sto notando Nagito, che poi me l'hanno messo in mezzo. Cioè, tipo, io sono qua. Sempre in mezzo lo mettono, no? Ehi, ho comprato la crema solare al supermercato. Qualcuno vuole che gliela metta, gliela spalma? Teru Teru, ti prego. No, vattene via, vattene. Che poi è piccoletto, però fa ansia. Oh, sei così premuroso. E adesso perché non me ne spalmi un po'? Subito? Io non credo che Teru Teru voleva spalmare la crema a un maschio, però... Va bene, nessun problema. I miei gusti sono aperti a tutti, lo sai. Lo sai? Perché lo sai? Mi assicurerò di spargerti molta lozione e molto olio. Ma perché io devo tradurre quello che dice sto tizio? Ma soprattutto perché Nagito non parla? Ah, Nagito sarà scandalizzato da tutto questo, però... Che cos'è questa sensazione intensa di sete di sangue? Perché sete di sangue? Perché Nagito non ha parlato? Perché io non torno là? Perché io sto qua ad annoiarmi? Hajime, ma che problemi hai tu nella testa? Sembra quasi un resort. Magari ti rilassi 2 secondi, finché non ci sono morti, finché non dobbiamo ucciderci a vicenda, ti prego, rilassati. Poi quando si dovranno uccidere a vicenda, questo vorrà divertirsi, io già lo so. Vedere gli altri studenti divertirsi, io... sono veramente felice. È bello vedere tutti gli altri andare così d'accordo. Cos'è questa sensazione di alienazione? Sto davvero sbagliando tutto questo? Fine, ok. Devo solo farlo, giusto? Bene, facciamolo! Facciamolo! Hajime, che cosa sta succedendo? Ehi, dammi anche a me un costume da bagno. Ecco, mo' è impazzito. Prima era tutto no, ma è tutto così strano, così... Perché siamo qua? Chi sono io? Non mi ricordo niente, non voglio divertirmi. Adesso, tu, coniglio, dammi il costume. Io mi divertirò con gli altri. Cavolo, non posso credere a quello che ho appena detto. Mi sento un completo idiota. Non mi importa comunque, lo farò. Ho davvero intenzione di farlo e di divertirmi. Ehi ragazzi! Non vi dimenticate di me! Adesso Nagito tipo sì! Aspettatemi! Arrivo anch'io a divertirmi! Cosa?
Che è successo? Subito dopo, improvvisamente, il cielo venne come coperto dalle nuvole. Usami, che cavolo hai fatto? Che cosa hai fatto? C'era il sole pochi minuti fa. È colpa mia. È che sono Mastro Meteo, non ho capito io. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Che cos'è? Ah, non lo so, sei tu che ci hai portato in quest'isola. Tu dovresti saperlo, no? E in quell'esatto momento... Che è successo? No, 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 mi rifiuto categoricamente. Monokuma, esci da questo gioco. Io lo dicevo, io lo sapevo, mi sembrava troppo strano. Ma il preside, che cosa mi c'entra in una gita scolastica? Niente, quindi vattene a scuola, preside dei miei stivali. Oh, mi sentite? Mi sentite? Diteli che non lo sentite, vi prego. Quella voce era così rilassata, così allegra, sembrava quasi fuori luogo. E nel momento in cui ho sentito quella voce, il mio corpo ha tremato e chissà perché. Sorpresi? Siete totalmente sorpresi? No, sono totalmente irritata. Tu non ci dovevi stare. Perché appena ci sei tu, ci stanno le morti. E dove ci stanno morti, ci sta gente che muore. E dove c'è gente che muore, c'è sempre il mio preferito che muore. Tocca Nagito. E io t'ammazzo tutti, vi ammazzo tutti, orsi. Quanti siete? Migliaia, non me ne frega niente. Anche Junko non me ne frega niente. Lasciamo tutto questo inutile intrattenimento alle spalle. Ma quello si stava appena per divertire. Quale divertimento alle spalle? Che io non ho ancora goduto niente. È il momento dell'attrazione più bella. La morte. Meglio che vi affrettate al parco Jabber. Jabber. Vabbè, quel parco, ok. Potrebbe essere quella voce. Allora, io voglio capire tu, coniglia, da che parte stai, perché finora sembravi non essere come lui. Non dirmi che sei come lei, come lui. No, questo non va bene. Devo fare qualcosa. Quindi tu non stai dalla parte dell'orso, oppure stai facendo finta? Usami? Usami, aspetta! Beh, è meglio se andiamo anche noi. Ma che facciamo con quelli che stavano nuotando? C'è tempo da aspettare che loro si cambino. Ho un brutto presentimento. E voglio essere il primo a controllare. Ci sono semplicemente troppi granchi. Li schiaccerò più tardi. È meglio che sparite granchi finché potete veramente. Ma, Nagito, andiamo! Non perdere tempo a giocare nell'acqua. Niente, ciao Nagito, io me ne vado da solo. E che devo fare? Io te l'ho detto, Hajime, se tu ti mettevi quel cacchio di costume prima, che Nagito ti aveva anche invitato cortesemente. Ah, sei già qua, perfetto. Dove sei? Dove ti nascondi? Guarda, se tu sei contro l'orso, possiamo diventare... Che dico, amiche? Di più! Il verso di Monokuma. Ehi, dove sei? Mostrati! La risata più brutta che abbia mai sentito. Ma si sono cambiati! Sono arrivati! Non sono neanche bagnati! Nagito, aspettami! Ciao, ciao, grazie a tutti per l'attesa, ma guarda, io non ti aspettavo proprio, anzi, mi stavo divertendo, io me ne voglio andare dalla gita. Hajime, ce ne andiamo per favore? Concludiamo qua la gita? Sono Monokuma, il preside dell'accademia. Bene, ora che ho fatto la mia apparizione, la prima cosa che dovete sapere è... E tutto questo è frustramente noioso, proprio come pensavo, eri tu. Perché Monokuma è qui? Guarda, io lo chiederei a te che sei l'insegnante. Ah, zitta. Sono così livido, sai, sono quasi pronto a vomitare. Tutto merito del tuo atteggiamento. Cosa sarebbe questa gita scolastica così a cuore? Sai cosa dovete fare? Soddisfare le richieste del mondo. Quali richieste? Nessuno vorrebbe vedere degli studenti liceali vivere con così calma e pace. Ma chi te l'ha detto a te? Chi te l'ha detto? Quello che ognuno vorrebbe vedere è la sedia degli altri, la... Despair. Che diavolo succede con questo animale di peluche? Qualcuno mi dica qualcosa, non ha senso. Non vi preoccupate ragazzi, state dietro di me, lasciatelo a me. Evviva! Io lo sapevo, Usami non è come Monokuma.
Che è successo? Oddio, stanno litigando! Stanno volando gelati, mutande. Che cavolo? E chi vince? Vittoria, le ha rotto il bastone! Monokuma, sei bastardo! Dentro! Prima di tutto tu sei così semplice, i conigli bianchi sono così semplici. Quindi ti renderai mia immagine e somiglianza? No, 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 no. 2 Monokuma? No. Già uno è troppo. Che cosa gli sta facendo? Ecco cosa succede quando mi sfidi. Ma sei pazzo! Cioè, tu stai picchiando una tua docente. Io c'ho paura. Ehi, non dovrei sembrare sano in questo modo. Fammi tornare normale. Osi sfidare il senso della moda del tuo fratellone? Monomi, piccolo piantagrane? Monomi? Fratellone, Monomi? Ti ho impostato per essere la mia sorellina, Monomi. D'ora in poi, se mi disubbidisci, non ti perdonerò più. Oh, ma sei un antipatico. Perché l'hai fatta piangere, poverina? Ehi, fammi tornare ai miei settaggi iniziali. Oh, cavolacci. Stupida. Pensi davvero di poter vincere contro di me? Ma questo è un sadico! Mettetelo in carcere! Allora hai imparato la lezione? Adesso sei fatta tutta strana. Adesso in realtà corrisponde a me. Che cosa sarebbe questo nero e bianco tanuki? E non è un tanuki! Non sono un tanuki, sono un orso, sono Monokuma! Perché un altro animale di peluche è comparso? Davvero? Io non sono un animale di peluche, sono Monokuma, il vostro preside. Monokuma, non ti preoccupare, Nagito, è tutto ok. Ma lo debelliamo. Hai detto preside? Comunque, indipendentemente da quello che è successo, siete tutti riuniti. Adesso, come vostro preside, lasciatemi fare la mia dichiarazione formale. Da questo punto in poi, che inizi... Ecco, la gita scolastica assassina, lo sapevo, io lo sapevo. Una gita scolastica dove tutti vanno d'accordo, non è stimolante. Nessuno vorrebbe giocare a un gioco così. Io sì! Io vorrei giocare a un gioco dove non ci stai tu. Allora iniziamo questa gita nuova. Naturalmente, voi ragazzi siete concorrenti, ma va? Ma non mi dire! Che cosa stai dicendo? Io ho assolutamente, positivamente vietato qualsiasi evento sanguigno. Ecco, diglielo. Ma poverina! Il tuo cervello è così minuscolo, Monomi. Quante volte te lo devo ripetere? Presta attenzione la prossima volta. Nei manga si sa che la sorellina non è mai intelligente come il fratello maggiore. Adesso torniamo all'argomento di prima e lasciatemi spiegare questa gita nuova. Che cosa intendi con gita scolastica assassina? Voi ragazzi vi ucciderete a vicenda! Ma che bello! Ucciderci a vicenda! Che stai dicendo? È impossibile! Beh, non credete che sia noioso non poter lasciare quest'isola a meno che tutti voi non andiate d'accordo? Bene, io voglio cambiare le regole. Se volete lasciare quest'isola, dovete uccidere un vostro amico. E dopo passare il class trial senza essere scoperti. I membri sopravvissuti devono partecipare al class trial e ci sarà una resa dei conti tra l'assassino nascosto tra di voi e gli altri. Voi presenterete le argomentazioni su chi pensate che possa essere questo intruso. Il risultato sarà deciso dal voto popolare e se arriverete alla risposta corretta, solo l'assassino verrà punito e i restanti studenti continueranno la loro gita. Però, se la vostra risposta fosse sbagliata, allora quello che se ne andrà sarà l'assassino che sopravviverà e il resto di voi riceverà la punizione. Beh, sono regole semplici, giusto? A parte che sono completamente malate e macabre, però, vabbè. Hai appena ripetuto la parola punizione così tante volte. Che tipo di punizione? Beh, ovviamente un'esecuzione. Esecuzione? La piacevole punizione che segue il class trial. Questo è uno dei vantaggi della gita scolastica omicida. Ma tantissimi vantaggi. Non posso farci niente, sono già così emozionato. Fatti curare, Monokuma. Potrebbero esserci anche più di punizioni. Ogni metodo di uccisione va bene, come randellate, pugnalate, strangolamenti, avvelenamenti. Per favore, scegliete il metodo che preferite. Ad ogni battito del mio cuore era come se un dolore lancinante attraversasse il mio corpo. Non scherzare con me. Perché dovremmo uccidere qualcuno? Non vi sto ordinando di uccidere.
Che tu uccida meno, questo a me non mi importa. Vuol dire che non lasceremo mai quest'isola. Chissà, vorrei che portasse a termine questa gita scolastica assassina nel modo più sano e positivo possibile. Aspetta un minuto. Perché dici questo? Beh, è ovvio. C'è un motivo per cui tutti voi avete bisogno di uccidervi a vicenda. Mm? Beh, muoviti a parlare. Non voglio diventare violento. Se lo dovessi diventare, non hai idea di quello che ti accadrà. Oh, Akane è bellissima. Oh, un combattimento? Devo liberarmi di quello schifoso orso bianco e nero? Vuoi provare a morire? Metterò fine a tutto questo, anche con la forza se fosse necessario. Che cosa stai dicendo, stupido pupazzo? Senti così gli atleti del nostro gruppo perderanno la pazienza. Oh, è aspettabile una reazione di questo genere. Comunque sia, se volete fare le cose con la forza, allora dovrò contraccambiare anch'io. Forza? Che cosa intendi? Perché sei girato? Ho paura. Che minchia sta succedendo? Ma perché Nagito sorride? Non sorridere! Avevo visto molte cose strane e sorprendenti quando arrivavo in quest'isola, ma adesso ciò che stava accadendo di fronte a me, questo fenomeno, era totalmente fuori dal mondo. Perché le statue si sono mosse? Non sono statue, sono le monobestie. Ah, dei mostri! Ho appena detto monobestie, oh non lo contraddicete vi prego, sennò qua non la finiamo più. Sono stato costretto ad accettarlo. L'improvvisa comparsa di questi mostri era come se eravamo in un normale animo videogame. Beh, veramente. No, non può essere, è troppo strano. Sto avendo un incubo o qualcosa del genere? Ah, un incubo ha detto. Ha appena ammesso che il suo cervello è totalmente pieno di fiori. Ah, per dire che anche lui comunque può aver paura. Voi comunque siete davvero scettici. Tutti, per favore, state indietro. Io vi proteggerò. Usami, che cosa vuoi fare? Non puoi più far niente. Che a costo della mia vita, io proteggerò tutti voi. Il suo malato senso di dolcezza e giustizia mi sta facendo venire la nausea. Sarai il mio esempio per tutti. No. No, 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 dai, no, Usami no. No, 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 Hajime, difendila! Ma non può mai morire lui? O subire lui una punizione? No, gli altri, sempre, sempre e solo gli altri. Oh, ci ha feriti pure a noi, che bello! E mo ti dovrei subire l'ira però di me. Tu? Eh no, però, dai, mi stava simpatica. Sei un po' stronzetto, però, non sei cambiato affatto dal primo gioco. Blu blu blu. Siamo solo all'inizio e Monomi è già morta. È un demone. Sì, lo penso anch'io. Ma i criceti stanno tutti spaventati. O forse è l'arma del futuro. Le monobestie sono delle armi di distruzione spaventose. Questa è la sensazione della desperazione. Questo esempio è stata la cosa giusta che potevo fare. Kuma rideva, ma noi eravamo completamente congelati, come se avessimo dimenticato di respirare. Solo per essere chiari, voi ragazzi non potete sfidarmi. Se non volete finire come cibo per pesci, sarà meglio che non mi disobbedete. Solo per farvelo sapere, io non proverò mai simpatia o compassione. Sono un orso dopo tutto. Che scusa è? Scusa del tipo, no, è tutta colpa dell'atmosfera tropicale, sono impazzito, non funziona con me. Bene. In relazione a questa nuova gita ho appena aggiornato i vostri handbook. Godetevi il resto di questa libera e dura gita scolastica. E se n'è andato. La verità è che ero terribilmente stanco. Ogni cosa era così irragionevole e non mi importava neanche di quella che fosse stata la conseguenza. Ognuno sembrava come me. Aveva un'espressione così stanca, così pallida.
Cosa è successo? Vorrei saperlo anch'io, Nagito. Una cosa è trovarsi di fronte un'altra persona o un altro animale. Ma quelli erano mostri! È impossibile. Quelle monobestie, o come lui le ha chiamate, saranno state macchine. E potrebbe esserlo anche Monokuma. Se loro sono delle macchine, qualcuno le ha costruite e qualcuno le sta controllando. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere? Perché fare tutta questa situazione strana? Potrebbe essere chiunque. Cosa molto importante, voi ragazzi siete affamati? Sì, perché adesso è il momento di chiederlo, vero Teru Teru? Non mi importa quanto tu sia confuso o sconvolto. In ogni caso, ricordati, io non so chi sta orchestrando tutto questo, ma dobbiamo stare attenti da queste macchine o qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa le stia controllando. Più di ogni altra cosa dobbiamo stare attenti da noi stessi. Non mi toccate, Nagito, che io vi uccido tutti. Essere portato su quest'isola con dei tizi perfettamente sconosciuti e ordinare a questi di uccidere gli altri per scappare può creare paura nelle nostre menti e il desiderio di scappare da questa paurosa disperazione. Questo è il nostro peggior nemico. Ci siamo guardati in faccia l'un l'altro. Era ovvio su tutte le nostre espressioni. Ognuno di noi era costretto ad ammettere la verità. Dovevamo essere onesti con noi stessi e ammettere che quella poteva essere una potenzialità. Solo uno studente che uccide uno studente poteva scappare da quest'isola. Anche io non sono diverso. Posso davvero essere fiducioso in qualcosa che non potrebbe mai accadere? Una volta che sospetti di qualcosa, inizia a essere sospettoso di tutto. Il giorno inizia a diventare un giorno come un altro. Era stato un giorno speciale, un giorno davvero magnifico e pieno di disperazione. La gita scolastica omicida era appena iniziata e quell'isola tropicale era il nostro palcoscenico. Benvenuti sull'isola Dangan. Panico, attacchi di cuore in una gita scolastica? Che figo! Hai appena ottenuto? Ah, la bacchetta rotto! Ah, ecco, yeah! Ma ce l'ho pure là, la coniglietta! Mi spiace aver avuto sospetti su di te. Quando succede un omicidio, arriva il class trial. I partecipanti saranno tutti gli studenti sopravvissuti, ok? Regola 6. Se il colpevole viene scoperto, solo lui verrà punito. Regola 7. Se il colpevole non viene scoperto, tutti gli restanti studenti verranno puniti. Regola numero 8. Come premio al colpevole sopravvissuto verranno cancellati ogni crimine e permesso di lasciare l'isola. Regola 9. L'annuncio della scoperta del corpo verrà data non appena 3 persone o più scopriranno il corpo. Distruggere e deturpare quest'isola senza il permesso è severamente proibito. Questo include anche le telecamere e i monitor di sorveglianza. Siete liberi di investigare sull'isola a vostra discrezione. Delle regole in più per la gita potrebbero essere aggiunte. Ho alzato la testa dal mio handbook con un forte sospiro. Lui ci può davvero fare questo? Non c'era modo di credere che quella fosse adesso la mia realtà. In ogni caso, era un'innegabile realtà. Questa realtà poteva anche essere diversa dalla mia vita quotidiana. Scuola, studiare, gli esami, questa era parte della mia vita, fino a poco tempo fa. Per la prima volta da quando sono arrivato su quest'isola, invece del cielo notturno che mi ero abituato a vedere, vedevo un cielo notturno troppo bello. E mentre lo fissavo, ho iniziato a immaginare quelle parole nella mia mente. Lo studente che ucciderà gli altri studenti poté lasciare quest'isola. Nessuno sapeva cosa dire, tutti si dispersero, svanirono. E siamo arrivati alla prima notte. Una notte così bella che mi ha incantato. Cioè, comunque quest'uomo è più strano, perché quando era tutto
beh, non dico nella norma, però meglio di adesso, era spaventato. Mo' la notte è bella, è tutto... Cioè, mo' me lo vedo molto più filosofo, molto più calmo. Il mio cuore era orribilmente sconvolto. Capitolo 1, ci siamo arrivati, eh? Io non voglio continuare perché sto avendo troppi brutti ricordi del primo. Io vorrei solo dire una cosa, che non ho visto ancora Nagito da allora, cioè in questo episodio non ci ho ancora avuto a che fare. Capito, Monokuma? Il dirigente, mo sei diventato il dirigente della gita scolastica, certo, perché hai ucciso la sorellina. E il comitato esecutivo hanno un annuncio da fare. Ah no, sono le 22, ancora sera, avevo capito che era mattina. Il periodo notturno potrebbe essere confuso. Se voi doveste uscire fuori di notte e trovare accidentalmente l'assassino, a far schifo sarete voi. Ma non riuscite a dormire? Ho preparato un cottage sull'hotel dove vi potete radunare. Ah, le casette che abbiamo visto, ok. Quindi ognuno di voi sentitevi liberi di restare nella vostra stanza. Prima di andare a dormire vi consiglio fortemente di chiudervi a chiave. Bye bye! Ucciditi! Madò, l'atmosfera si è fatta così cupa. Nessuno mi sta seguendo, vero? Ma se io voglio andare da Nagito posso andare. Cioè... Oh, voglio confidarmi con colui che mi sono fatto amico. Cioè, voglio capire lui cosa ne pensa. Penso che sia il cottage Nagito. Sei un po' sensetto, Jimen? Bonjour. Ho lasciato cadere la mia testa nelle braccia. Non voglio più vedere nessuno. Voglio solo rimanere da solo. Ma quanto siamo traumatici. Non ho nessuno di cui fidarmi. Non dire cose che non sono vere perché Nagito ti ha seguito tutto il tempo. La verità è che dopo essere stato costretto a sentire quella regola, non puoi lasciare l'isola senza uccidere qualcuno. Ho realizzato che c'era una parte di me che davvero voleva andarsene dall'isola. In quel momento ho lanciato un urlo. Ancora. Era come se quegli urli fossero come una cascata. A un altro. Perché io? Ho iniziato a perdere la mia voce. Beh, dopo tutti quegli urli. È normale. Quello che susseguì fu il silenzio. Perché sono qua? Cosa devo fare qua? Hai scelto tu, eh? Io ti ho avvisato che cos'era quell'accademia. Mi sono forzato di chiudere gli occhi. Non ero stanco o altro, ma mi avrebbe aiutato a dormire, almeno un poco. E se per caso fossi riuscita a svegliarmi il giorno dopo, sarebbe fantastico se tornasse alla mia vita. Ah, lui spera ancora che sia un sogno. Ho capito. Con queste aspettative, lentamente crollò nel sonno il nostro caro Ashina. A quelli di voi che hanno acquistato Danganronpa 2, grazie a tutti. D'ora in poi ti prometto che rimarrai affascinato da questo mondo. Soprattutto con te, guarda. Merita adesso di essere finito un bello gioco. Con te no, però. Va bene. Buona mattina a tutti! Sembra che anche oggi vivrete un'altra perfetta giornata tropicale. Yeah! Allora, mostriamo un po' di entusiasmo, assicuriamoci di dare il massimo. Hajime, torniamo a dormire, per favore. Quindi, dopo tutto, non era un sogno. Ma tu ci stai pensando ancora? Beh, vabbè, penso che dovrò uscire. No! No, non si fa, Monokuma. No, tu non puoi andartene fuori. Monokuma, che fai qua? Ah, non ti preoccupare. Sono qua per una ragione divertente. Guarda, con te il divertimento non c'è. Voglio che trovi il mio animale di peluche. Ho superato me stesso e ne ho fatti troppi. E da me che vuoi? Ho pensato che sarebbe stato uno spreco buttarli. Quindi li ho nascosti in quest'isola. Perché dovrei fare qualcosa di questo tipo? Perché l'ho detto, non puoi dire di no. Ne ho già nascosto uno in questa stanza.
e non voglio che esci finché non lo trovi. Oh, ma sei un rompiscatole però, eh? Buona fortuna. Quell'animale di pezzo egoista. Vabbè, cerchiamo sto orso. Oddio. E questo? Io avrei preferito non vederti in quella forma, sinceramente, però vabbè. Ti ho lasciato dei mono coins. Sono così generoso. Sei il simbolo della generosità. Questi soldi possono essere scambiati in favolosi oggetti. Se li trovi tutti, sorpresa sorpresa, mi lascerai andare via? Te n'è andato. Andiamo da Nagito? Io chiedo, eh. Andiamo. Oddio! E però esco fuori, trovo gente che urla. E allora? Oh? Sei solo tu? Non mi spaventare in questo modo. Mi hai spaventato tu! Anche tu, fai lo stesso, non mi spaventare. Comunque, li hai visti? Ma di chi stai parlando? Ricordi il ponte al centro dell'isola? Quei mostri. Sono... Ah! Sono sul ponte, li stanno bloccando. Posso stare tranquilla 2 secondi senza cappari? Non sono mostri, sono monomostri. Vabbè, cambia tanto, capirai. Oh, cavolo, è qui. I monomostri sono i guardiani dell'isola. Si assicurano che voi ragazzi non pensate di ignorare la progressione, di ignorare il tutto andando nelle altre isole. Se quei mostri sono i suoi guardiani, sarebbe meglio non avvicinarci a loro. Così fastidioso. Non lo posso vedere più. Guarda, siamo in 2. Ti capisco. Ehi, cos'è tutto questo rumore? Ah, un altro mostro. Ma quale mostro? Ero venuta fin qua per prendervi con me entrambi. Ma se mi chiamate mostro? Prenderci? Tutti vi stanno aspettando al ristorante. Su, andiamo. In ogni caso non mi importa di tutto questo. Io me ne andrò via. Ehi, dove vai? Ho provato a dire qualcosa, ma Kazuichi è corso via. Ciao Nagito! Sei in ritardo, Hajime. E dov'è Kazuichi? Beh, è corso da qualche parte. Ah? Dove? E io che ne so? Dopo tutto quello che abbiamo assistito ieri, il suo comportamento è comprensibile. Che dici? È successo qualcosa ieri? Non mi ricordo che è successo qualcosa. Perché ci hai riunito qua? Non ancora, finché non arriva Kazuichi. Quindi questo è il motivo per cui ci hai fatto venire qua? Oh sì, apparentemente Monsieur Byakuya ha qualcosa da dirci. Davvero, cosa? Ovviamente dobbiamo discutere la strategia per combattere quei mostri. Non c'è modo che noi possiamo combatterci con quei cosi. Voglio dire, non abbiamo armi o nulla di questo tipo. Audace, ma lascia che ti dica qualcosa. I veri forti non urlano in quel modo. Ehi, iniziamo a parlare. Probabilmente è uno sciocco tentativo per farci sentire meglio o qualcosa del genere. Non mi fate ripetere di nuovo. Quando tutti saranno qua inizieremo a parlare. Tutti aspettatemi qua che io lo vado a prendere. Vai a prendere Kazuichi. Sono un po' geloso. Voglio essere preso anch'io da Miss Mairu. Senti, tu, era meglio quando eri agitato. Piuttosto facci da mangiare, no? Idiota disgustoso. Adesso iniziamo a far colazione, così aspettiamo che tutti siano qua. Mangiamo! Da dove arriva questo cibo? Comunque. Akito, finalmente parliamo oggi! Mi era mancata la tua risata. Quando sono arrivato qua questa mattina era già qua. Hanno anche granchi gamberetti. Per colazione granchi gamberetti? Sono un vero dolore da mangiare. Li odio. Più di quanto odio la brutta faccia balbettante di Mika. Ma poverina! Ecco, brava, quella faccia lì. Perché sei così cattiva? Le ho detto che è perfida. Oh, ci sono! Teru ha preparato questo cibo, vero? Sfortunatamente non sono stato io. Il cibo che preparo io non ha questo saporaccio. Così cattivo, ma è così buono invece per me. Che carina, cane!
Voi li considerate buoni almeno. Ma il fatto che non sono per niente comparabili. Comparare i miei patti con questo cibo paesano e scadente è così frustrante. Sto solo dicendo che se voi, gente, assaggiasse il mio cibo, potreste perdere il controllo. Ma scusa, arrivi da Food Wars, non ho capito. Che dici? Sto dicendo che la tua mascella non sarebbe l'unica cosa che scende? Cadrebbero anche le tue mutandine. Come il perizoma che indossa Miss Speco, per esempio. Sei spaventoso! Di cosa stai parlando? È corretto? Comunque, se Teru non ha preparato questo cibo, chi potrebbe essere? Potrebbe essere stato Monokuma! Ma è sicuro mangiare cibo preparato da qualcosa come quello? Ecco perché l'ho assaggiato, per assicurarmi che fosse sicuro. Beh, grazie per aspettare. L'ho riportato. Smettila, non bullizzarmi. Sembri davvero un grande codardo. Questo mi sembra un ciaffo di bambina. Comunque, stai a posto? Le persone come te di solito sono le prime vittime, lo sai? Voglio solo andare a casa. Che è successo? Ma che diavolo? Come diavolo hai fatto a finire in una simile compromettente posizione? Beh, di sicuro rende me felice, davvero felice. No, è così imbarazzante, aiutatemi. Oh, è così adorabile quando si imbarazza. I buchi? Mikan, stai bene? Non credo. Mi pulsa un po' la testa, ma sto bene. È solo una ragazza un po' goffa. Quella sacerdota sembrava quasi un magico trucco o qualcosa del genere. In ogni caso, ora siamo tutti qua, giusto? Beh, possiamo iniziare. Prima che mi addormenti. Posso ascoltarti mentre mangio? No. Ma ho messo tutto questo cibo nel mio piatto! Un modo così disordinato e volgare di impilare il cibo nel piatto. Pensavano che si stanno mangiando tutto quel cibo. Che cosa hai detto? Non vi mettete tra cane e il suo cibo. Mi sa che questa sia una regola. Lascialo dire, sono l'unico che potrebbe mangiare così tanto cibo. Perché ho superato le difficoltà del passato. Avete idea di quanti soldi ho speso per costruirmi questo fisico? State dicendo che ho bisogno di perdere il peso? Spero che Mikan sia bene. Sarà comunque difficile per lei curarsi da sola le ferite. Sembra che la mia ipotesi fosse corretta. Ossia, Miss Peco indossa il tanga. Beh, dovrei fare anche la mia mossa con la signorina Sonia, ma lasciala stare! Dobbiamo seriamente tenerlo d'occhio. Lo penso anche io. Gundam Tennaka. Per i miei animaletti della distruzione è ora del cibo. È difficile per me muovermi con dei normali indumenti intimi. Questa è l'unica ragione. Sì, ma non ti preoccupare, non ti devi spiegare con me, a me non mi interessa. Ha letteralmente salvato dal nulla, seriamente. È una cosa che potrebbe accadere solo nei manga. Oppure l'ha fatta apposta. È mattino! Buona, mattina! Ah, ho dormito così tanto. Sando, ero preoccupata da quello che era successo. Non avrei potuto addormentarmi, fin dei conti. Carne di pollo, assicurati di consumare più carne di pollo che puoi. Di cosa stai parlando? Se vuoi dei muscoli, tutto ciò che devi fare è mangiare il pollo. Il pollo è povero di calorie, è ricco in proteine. Vediamo Mikan come sta. Mikan, sei bene? Avevi detto che la tua testa pulsava. In realtà succede spesso. Ma grazie a tutti per essere preoccupati di me. Non sapevo che Mister... Ah, tu lo chiami anche Mister. Vabbè. Che Mister Monokuma sapesse cucinare. Se Monokuma ci ha ordinato di ucciderci a vicenda, cosa pensate che dovremmo fare ora? Cavolo, mi sa che non ho parlato con gli altri. Ma perché? Sono stupida. Di cosa dovremmo aver bisogno? Abbiamo bisogno di cibo e dormire, ovviamente, no? Ti sei dimenticato di andare in bagno. Qualcuno ha la reale risposta? Potrebbe essere un legame? Legame, sì, sì. Credo che gli Ultimate dovrebbero lavorare insieme. Dovremmo essere in grado di crearci la speranza e non cadere nella disperazione. Perché se vogliamo scappare da quest'isola, abbiamo bisogno di prometterci a vicenda che lavoreremo insieme.
Wow, l'ha detto con quella sua sana faccia, non è imbarazzante? Quale sana faccia? Come immaginavo, sono stato un po' noioso, eh? Non è vero, non dare retta a loro. Ha ragione. Beh, bella risposta. Dal momento che è impossibile affrontare faccia a faccia il nostro nemico individualmente, in queste circostanze, dovremmo combattere in gruppo. Comunque abbiamo bisogno di ottenere questa solidarietà e non è qualcosa di così facile e ottimistico come un legame. Ma poverino! Quello che abbiamo bisogno adesso è una disciplinata leadership. Beh, anche ogni squadra ha bisogno di un capitano, dopo tutto. In ogni caso accettiamo la posizione, così dal nulla. Cioè, decidi tu. E andiamo alla domanda principale. Aspetta un secondo. Che c'è? Che cosa hai appena detto? Hai deciso di essere il nostro leader. Perché te lo dovremmo lasciare fuori? Chi è il più adatto a guidare oltre a me? Ti sto dicendo che il tuo atteggiamento è troppo spavaldo. Mairo, aspetta. È vero che Byakuya è un po' eccentrico più che altro, ma nella nostra situazione attuale credo che sia il leader perfetto in queste circostanze, sia il leader perfetto. Potrebbe essere vero. Cioè, se abbiamo bisogno di qualcuno che guidi le persone, allora anche Sonia potrebbe. Non vi fa... Ah, vabbè, dice tipo... No, non vi fate confondere al mio nome. Beh, deve avere le qualità di un leader se può accettare una situazione come questa. Se tutti sono ok, allora lo sarò anch'io. Bene, credo che abbiamo preso la nostra decisione. Non vi preoccupate, finché sarò il vostro leader, non lascerò che nessuno diventi vittima. Vi guiderò tutti, ve lo prometto. Sono un po' sorpreso. Non pensavo era il tipo di ragazzo che poteva dire una cosa del genere. È come se ci fosse qualcosa, un qualcosa di segreto. Adesso passiamo all'argomento top proprio. Voglio mostrarvi qualcosa a tutti voi. Qualcosa? È al parco, al centro di Lisa. Venite. Dopo che disse questo, Byakuya lasciò il ristorante. Potremmo aver commesso un errore scegliendo come capo. Tutti hanno seguito Byakuya. Tutti via, andate. Tutti. Cioè, neanche tu non mi aspetta più. Che dire, sono ancora scossa per la morte di Usami. Io non pensavo... Che poi, pensandoci, Monokuma ha creato tante copie di se stesso. Non è che magari ci sono anche tante copie della coniglietta? Non perdiamo la speranza. Direi che stiamo entrando nel vivo di quello che è Danganronpa, perché a quanto pare Monokuma c'è. Voi che ne pensate di Byakuya come leader? Cioè, io non lo so, oddio. È vero che è stato rude, però nel primo non ha ucciso nessuno e ha aiutato gli altri. Però, non lo so. Vediamo che cosa ci vorrà mostrare. Ah, potrebbe essere che quando quelle statue si sono mosse abbiano lasciato un varco, un passaggio sotterraneo a qualcosa? Beh, lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Voi lasciate like e commentate, iscrivetevi. Oppure mando Monokuma.